conosciamo tutti la storia di Adamo ed Eva e il pasticcio che è stato in grado di generare una mela. Ma nella realtà può un frutto creare delle tensioni o addirittura inasprire una guerra già esistente? E cosa succederebbe se al posto di una mela mettessimo una ancora più piccola e ancora più innocua? Albicocca. Ciao a tutti, io sono Clara e oggi mi trovo nella valle dell'Ararat, in Armenia. Parleremo della storia dell'albicocca, il frutto nazionale, e della ben più recente guerra delle albicocche. Senza arrivare ad Adamo ed Eva, facciamo un passo indietro. L'Armenia è un piccolo paese, ma con un terreno estremamente fertile che le consente di essere il primo importatore di frutta in Russia. Sul suolo armeno vengono coltivati melograni, uva, fragole, pesche e cachi. E poi ci sono le albicocche, un'eccellenza nazionale esportata in tutto il mondo, anche in Italia. L'origine dell'albicocca non è chiarissima. Alcuni credono che non sia endemica dell'Armenia, ma che sia arrivata dalla Cina 3000 anni fa. Alessandro Magno, i Romani e gli Arabi ne hanno poi permesso la diffusione nel Mediterraneo, anche a scopi farmacologici. È infatti ricca di fibre e antiossidanti, protegge cuore e arterie e in cosmetica è un ottimo antirughe. Novard Sargsyan, professoressa di italiano e francese presso l'Università Statale di Yerevan e guida turistica, ci racconta un episodio legato alla lunga strada percorsa dall'albicocca. Nel I secolo a.C., quando Lucullus arrivò in Armenia, trovò l'albero dell'albicocca e quindi portò con sé a Roma. E infatti adesso in Italia l'albicocca viene riconosciuta come Prunus armeniaca. In Armenia ci sono 50 tipi di albicocca, ma la varietà principale è la Shalak, dolce e con un aroma di ananas, matura sui resistenti alberi della valle dell'Ararat. La raccolta dei frutti avviene a giugno, ma vengono mangiati anche a cerbi e con il sale. Le albicocche non vengono consumate solo fresche. Spesso ne vengono ricavate delle conserve. È il caso di Ara Marutian, fondatore dell'azienda agricola Agrolog, specializzata in confetture. La sua marmellata biologica di albicocche è destinata alle esportazioni in Europa, principalmente in Svezia. Con il nocciolo del frutto crea un olio che ha ottenuto un riconoscimento dall'Unione Europea. Importantissima è anche la produzione di frutta secca. Cheers House è un'azienda agricola biologica il cui nome non a caso significa casa della frutta secca. In questo modo, mi spiega la titolare Anna Ovannisyan, anche chi vive lontano dall'Armenia può gustare appieno il sapore della frutta. Da Cheers House ho avuto modo di vedere i frutteti e gli impianti di lavorazione della frutta. L'ossidiana, roccia tipica dell'Armenia, viene usata nel processo di essiccazione. Le pietre vengono riscaldate dal sole e trasmettono il calore all'interno della struttura. Questo è la vache di albicocche, ovvero frutta pressata come i fogli di pane, la vache, e arrotolata. Qui vedete la preparazione del gapama, zucca ripiena di riso, albicocca e altri meravigliosi sapori. Passando a vini e affini, in Armenia è amatissimo l'oghe, l'equivalente della nostra grappa alla frutta. Sos Saroyan produce il suo oghe in estate, utilizzando le albicocche selvatiche, che sono più saporite. Il risultato finale è una grappa da 51 gradi, dal sapore più dolce e con un sentore di alcol non marcato. A volte viene aggiunto anche il nocciolo, dando vita ad una versione un po' più amara. Ma in Armenia l'albicocca è molto più di un frutto da usare in cucina, è il simbolo del paese. Il legno di albicocco viene utilizzato per costruire il duduk, un flauto tradizionale. E a proposito di musica, nel 2010 l'Armenia ha partecipato all'Eurovision con una ballata di Eva Rivas chiamata Apricot Stone. Inoltre, ogni anno la capitale è teatro del Golden Apricot Film Festival. Boschezziran, che sarebbe il nostro albicocca dorato, diciamo. Il colore presente sulla bandiera non viene chiamato arancio, bensì colore albicocca, e come mi ha spiegato Anna, simboleggia anche il duro lavoro nei campi. Nel folklore popolare i racconti sull'albicocco si sprecano. Si dice che Noè, sceso dal monte Ararat, sulla cui cima aveva ancorato l'arca, come primo albero piantò quello dell'albicocca. In altri racconti appare al posto della mela come il frutto proibito che Adamo non avrebbe dovuto assaggiare.
Inoltre, in Armenia si dice che quando fioriscono gli albicocchi significa che è iniziata la primavera. Tutto questo ci fa capire come spesso un cibo non si limiti ad essere tale, ma diventi rappresentativo di un paese e della sua gente. Ecco perché l'albicocca è stata protagonista della guerra delle albicocche. Vi prometto che sarò rapidissima, ma anche qui occorre fare un passo indietro. Unione Sovietica, 1923. Stalin assegnò il Nagorno-Karabakh, un territorio situato tra Armenia e Azerbaigian e abitato quasi interamente da armeni, all'Azerbaigian. Stalin seguiva la strategia politica del divide et impera, favorire le tensioni intestine per evitare che i popoli si coalizzassero contro un nemico comune, come poteva essere l'Unione Sovietica. Non era la prima volta che questa tattica veniva eseguita. Se date un'occhiata ai confini del Centrasia, ad esempio a quelli tra Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan, vedrete che le linee formano un elettrocardiogramma impazzito, con enclavi ed exclavi qua e là, ovvero isole di nazionalità A in territorio di nazionalità B. Anche qui le tensioni etniche non erano e non sono rare. Dagli anni '20 la storia del Nagorno-Karabakh è un susseguirsi di diatribe territoriali e conflitti, culminate negli anni '90. Dopo il rigetto di annessione all'Armenia, nel 1991 viene autoproclamata la Repubblica del Nagorno-Karabakh, denominata nel 2017 Repubblica di Artsakh, con capitale Stepanakert. Questo genera una guerra tra Armenia, supportata dalla Russia, e Azerbaigian, supportato dalla Turchia, terminata nel 1994 con 30.000 morti. È in questo clima altamente instabile che tornano in gioco le nostre albicocche. Nel 2020 avviene una seconda guerra tra Armenia e Azerbaigian, ma stavolta succede un fatto eccezionale. Il conflitto assume dei risvolti commerciali ed esce dai confini dei due paesi. Siamo a Mosca, luglio 2020. Su internet iniziano a circolare foto e video di azeri residenti in Russia che distruggono e calpestano albicocche armene. Poi, a 50 camion carichi di albicocche fresche armene, viene vietato l'ingresso nel Food City di Mosca, un grande centro di distribuzione alimentare di proprietà di imprenditori azeri. Iniziano a circolare voci di intimidazioni e dai supermercati azeri della capitale scompaiono i prodotti armeni dagli scaffali. Per strada, nei ristoranti e in alcuni negozi di frutta e verdura, sia azeri sia armeni, si verificano risse con mazze, bastoni e persino un pugnale. Dall'Armenia, tramite il social network Telegram, parte la cosiddetta Operation Apricot. Per evitare che la frutta su quei 50 camion venga sprecata o buttata, viene lanciato un grido di aiuto agli armeni residenti a Mosca. Ed ecco che i connazionali si mobilitano. Centri commerciali armeni offrono gratuitamente lo spazio per vendere la frutta. Vengono effettuate donazioni ad ospedali e orfanotrofi di Mosca e moltissimi armeni si riversano nel piazzale in cui stazionavano i camion per comprare le albicocche direttamente dai bancali. Maria Satrian, manager di Cheers House, al tempo viveva a Mosca. Eccola mentre partecipa all'evento con la sua famiglia. Il fratello ha comprato così tante albicocche da riempire la macchina e poi le ha regalate ad amici e vicini. Gli armeni sono 10 milioni, 3 vivono in patria, 7 hanno ricreato comunità in giro per il mondo a seguito della diaspora e del genocidio. Moltissimi vivono a Mosca. Per questo, quasi tutte le albicocche vengono salvate e trovano una nuova casa. Si inizia a suonare, a ballare, a sventolare bandiere armene. Kebab e lavash, il tipico pane non lievitato, vengono distribuiti gratis. Ecco che il boicottaggio diventa un momento di ritrovo e di rivendicazione di identità e di orgoglio nazionale. E tutto questo a causa delle albicocche. Ad oggi la Repubblica del Nagorno-Karabakh non è riconosciuta da nessuno Stato al mondo, nemmeno dall'Armenia, e in questa zona i servizi consolari non possono essere erogati. La valuta è il dramma armeno, eppure ha un suo governo, una sua bandiera, un suo inno, un suo aeroporto che non usa. Per entrarci, i non armeni necessitano di un visto, che però non è valido per l'Azerbaigian. Anzi, l'ingresso in Azerbaigian è in qualsiasi caso negato se si ha un timbro del Nagorno-Karabakh sul passaporto e le guide cartacee sull'Armenia vengono confiscate ai turisti. Insomma, il Nagorno-Karabakh formalmente fa parte dell'Azerbaigian, ma dal momento che tutte le frontiere tra i due paesi sono chiuse, ci si può accedere solo dall'Armenia. O meglio, ci si poteva accedere solo dall'Armenia.
Dal dicembre 2022 il corridoio di Lachin, l'unica strada che permette il passaggio di merci e persone tra Armenia e Nagorno-Karabakh, è stato blindato. Sedicenti ambientalisti azeri, supportati dal governo, hanno occupato la zona, protestando contro le attività estrattive. Non molti sanno infatti che l'area è dotata di giacimenti d'oro. Da allora, e ancora oggi, a maggio 2023, il Nagorno-Karabakh è isolato. Ci sono blocchi nella fornitura di gas e luce, i medicinali non arrivano, i malati gravi non possono uscire. Il riso, la pasta, l'olio e lo zucchero sono stati razionati, frutta e verdura sono irreperibili. Le scuole sono chiuse o parzialmente aperte. 1000 persone, tra cui un gruppo di bambini che si era recato a Yerevan per l'Eurovision Junior, ha dovuto aspettare settimane prima di ricongiungersi con le proprie famiglie. In Nagorno-Karabakh ci sono in tutto 120.000 persone che convivono con questa situazione da mesi, che nonostante gli appelli del Papa, del Parlamento europeo e dell'ONU, continua a persistere. Passeggiando per le vie moderne, verdi e pulite della capitale Yerevan, si incontrano ovunque bandiere del Nagorno-Karabakh. I negozi e i display, tra una pubblicità e l'altra, trasmettono messaggi di incoraggiamento. Gli armeni sono tutti con il Nagorno-Karabakh. Organizzano raccolte di cibo, vestiti e beni primari, ma per il governo è difficile intraprendere forti azioni concrete. Il clima è estremamente instabile e il rischio di un conflitto che coinvolga Turchia, Russia e dilaghi su scala globale non è solo un'ipotesi complottista. Cinque anni fa ho preso un volo che da Bangkok, Thailandia, mi ha portata a Yangon, Birmania. Per caso mi sono trovata seduta sull'aereo vicino a un diplomatico inglese che lavorava in Armenia. Ha iniziato a parlarmi pieno di orgoglio e di affetto della sua terra di adozione e ad un certo punto mi ha detto: "Ah, e poi le albicocche, dovresti assaggiare le albicocche, sono incredibili, succose, la frutta più buona che mangerai in vita tua". Questa frase mi è rimasta impressa e oggi le albicocche hanno permesso di raccontare queste storie. Alcune più dolci, altre molto più amare, come la guerra del Nagorno-Karabakh. Un paese tra due paesi, un paese non troppo distante dall'Ucraina e con una quotidianità oggi non troppo differente, ma ancora sconosciuto alla maggior parte del mondo. Insomma, chi l'avrebbe mai detto che un frutto così piccolo potesse racchiudere delle storie tanto grandi? Proviamo ad andare oltre la superficie. Vi aspetto al prossimo episodio. Parlare di un paese, soprattutto di un paese con tensioni, non è una cosa facile. Le albicocche sono state l'anticamera leggera di una storia che in realtà leggera non è, in cui, come ovvio che succeda, chi racconta si pone come filtro. Chi ascolta si fa un'idea di quella storia basata sugli occhi e sulla voce del narratore. Per questo ci tengo a fare una precisazione. L'obiettivo di questo reportage non è puntare il dito e indicare buoni e cattivi. Quello che vorrei rimanesse è invece una storia che mostra le conseguenze oggettive dell'odio etnico. Il Nagorno-Karabakh ne è una declinazione poco conosciuta, ma tante altre sono le situazioni con lo stesso finale. Vi saluto con le canzoni di una band armena, i System of a Down. Il genere può non piacere, ma le sonorità spesso esprimono bene il malessere e il disorientamento di un paese in bilico tra un passato doloroso, un presente moderno, ma attaccato alle tradizioni, e un futuro incerto. Suicide. Why cry when angels deserve to die? Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale e seguimi su Instagram.